Benvenuti a Casa Calla su Classic Stage TV, sono le 20:30 di domenica 6 febbraio, siamo qui con i nostri ospiti per una puntata straordinaria questa sera sul ruolo dell'orchestra del melodramma. Ricordiamo subito la scomparsa di Ezio Frigerio, 91 anni, uno dei più grandi scenografi italiani per la lirica, il teatro e il cinema, che lavorò con Strehler, Vittorio De Sica, Edoardo De Filippo, con Bertolucci, che fu candidato all'Oscar per Cyrano de Bergerac nel 91 e vinse il César. Alla Scala ha firmato 32 spettacoli, di cui 7 prime come Simone Boccanegra, Falstaff, Lohengrin e Don Giovanni. Era tornato a Erba, dove era nato nel 1930 con la moglie Franca Squarciapino, costumista e premio Oscar nel 1981, e grazie alla città di Erba che sta allestendo un museo interamente dedicato a lui e alle sue scenografie. Ma veniamo al tema della nostra serata con i nostri esperti, il mezzosoprano Sara Punga e Stefano Secco, tenore. Buonasera, bentornati. Ciao, grazie ciao a tutti e grazie per gli esperti. Sempre grazie per gli esperti. In questo caso ci concentrati. sono altri esperti, insomma. Esatto. Guarda, stasera abbiamo degli ospiti che sono veramente eccezionali, perché questa sera intanto noi abbiamo Puccini vivo, abbiamo Marco Tutino, che è un compositore straordinario. Adesso vi leggo veramente, le sue opere sono state eseguite in Italia e nel mondo, alla Scala di Milano, all'Opera di Roma, al Massimo di Palermo, Comunale di Bologna, nei Paesi Bassi, Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Germania, con direttori d'orchestra stellari come Roberto Abbado, Daniele Gatti, Riccardo Cegli, Giuseppe Sinopoli, Carlo Rizzi e Dino Scuderi. Complessivamente è un compositore neotonale e neoromantico. Ecco le sue opere più famose: Pinocchio, Cyrano, Vite immaginarie, La lupa, abbiamo Senso, Le braci. È un compositore che ha opere commissionate dai teatri. Ha scritto La ciociara, Miseria e nobiltà, e poi c'è questo importante progetto su Falcone Borsellino che è stato eseguito a Reggio di Torino, in altre città come Palermo. È indimenticabile anche un suo progetto che si chiama Canto di pace, su testo di Papa Giovanni Paolo II, interpretato da Placido Domingo il 28 aprile del 2003, il direttore artistico del Reggio di Torino, ed è stato anche sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna. Marco Tutino, buonasera, siamo veramente onorati di averla qui, è un grande privilegio parlare con lei. Grazie. Abbiamo in collegamento dall'Aveno, sul Lago Maggiore, il violoncellista internazionale Davide Cervi, che è un finissimo solista che ha suonato con importantissimi direttori come Cegli, Chung, si è perfezionato con importantissimi musicisti come Bernard Greco Smith, Radu Aldulescu e Luigi Piovano. Ha suonato per Papa Benedetto XVI, il Vaticano, ha suonato per il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha suonato in Russia, all'Ermitage, a Malta, in Portogallo, in Ungheria, al Festival dei Due Mondi di Spoleto e in Campidoglio a Roma. Benvenuto Davide, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, noi stasera trattiamo questo tema del mito di Toscanini e del ruolo dell'orchestra. Partiamo subito a parlare di questa bacchetta star che è stata Arturo Toscanini, con i nostri personaggi, con i nostri esperti, di questa personalità incredibile. Volevamo comunque dare qualche cenno per far capire quella che è stata una delle più grandi personalità, una delle più grandi bacchette che ci sono state, che hanno comunque inciso su quello che sono state le carriere degli altri direttori che l'hanno seguito. E qualche brevissimo cenno biografico. Toscanini è nato a Parma nel marzo del 1867, è nato da due sarti, quindi di famiglia comunque umile, è riuscito a ereditare questo carattere dal padre, che era stato un garibaldino addirittura, un grande appassionato di opera, infatti contagia lui nella sua passione, anche se le doti musicali di Toscanini non sono state incentivate dai genitori, ma bensì dalla sua maestra di scuola, che in pratica lo presenta per la scuola regia di musica, che poi diventerà il Conservatorio di Musica di Parma, dove lui già a 9 anni inizia a studiare il violoncello e la composizione. Davide, vedi? E infatti Davide ci dirà poi di questo splendido strumento. Ricordiamo solo... facciamo un passo in avanti. Ricordiamo balzo. Le prime assolute mondiali che ha fatto, che sono la molto Bohème, importanti, sì. perché la Pagliacci di Leoncavallo Sì. ha fatto la Bohème di Puccini, Tra l'altro i Pagliacci con Caruso. ad Alverme, Sì. la Fanciulla del West del di West. Puccini e Turandot, quindi Sì. sono
opere che poi sono diventate di grandissimo repertorio e ancora adesso sono rappresentate tantissimo. Assolutamente. Comunque lui era conosciuto per questo carattere così indomito, per questa memoria prodigiosa, per questo perfezionismo incredibile, anche per qualche frase che sentiremo un pochino colorita, per riuscire ad ottenere sempre il meglio dall'orchestra, anche dai cantanti. Ricordiamo invece una frase così simpatica, detta chiaramente, va contestualizzata al momento in cui l'ha detta. Ho già capito dove vuole arrivare. Per altri tempi, altre epoche. Dice che 2 cose non ha mai capito nella vita lui, Toscanini: le donne e l'intonazione dei contrabbassi. Quindi... Che tra l'altro aveva tanto come le donne. Ricordiamo anche le interpretazioni incredibili che ha fatto di Falstaff di Verdi, in cui nel 1899 ha ricevuto una lettera da Giuseppe Verdi, un telegramma che ha inviato al giovane Toscanini per ringraziarlo dell'ottima direzione, e dopo sentiremo appunto alcune prove di questo Falstaff. Sì. Vediamo Toscanini all'opera, vediamo un attimo. Vediamo, dai. La sua bacchetta prodigiosa. Sì. Piano piano, stringendo. Dove finito? Contrabbassi, formi e corte note. Sorno. So, sembrano dei carri, non sono mica strumenti. Oh Madonna Santissima! Sorno! Leggeri accompagnamenti, tutti leggeri corni. E piano comincerà e piano. Attaccare 3 trombe! È in tempo! Cos'è questa storia? È forte, è decisa, è insieme! Vergogna! Alice, essa mandò dianzi una confidente per dirmi che quel angelo di suo... Angelo, c'è una corona! Bravo, angelo di suo marito assente dalle 2 alle 3. Dalle 2 alle 3. Vedrai, tero cornifico, netto. Tero cornifico insieme all'orchestra. Lunga la seconda volta. Corona la seconda volta. Andiamo. Io non voglio accompagnare. Sì, signore. Sì, signore, un corno. Un corno, sì, signore. No, signore. Sa, ripeti, maestro. Ma come ripeti? Se sbagli, non parlare, per carità, non parlare. Che se parlo io apro le valvole, sai, finisco un temporale. Vabbè. Ok. Vediamo un po' questa vita così tumultuosa di Toscanini, contornato da tutte queste cantanti orchestrali bellissime, insomma un po' della sua vita così brillante, soprattutto oltreoceano. Noi quello che sappiamo è che abbiamo letto, che non possiamo confermare ovviamente. Sì, ma non possiamo neanche fare nome e cognome, dai, comunque... Comunque ha avuto, sì, sembra che sia famoso non solo come direttore d'orchestra, ma anche come amatore. Come Tom Burr, quindi una leggenda di questo direttore così affascinante, anche fuori dal podio. Passiamo adesso a parlare un po' di questa sua fama amplificata dal cinema
e poi dalla televisione, essere stato inquadrato al podio mentre dirigeva, quindi questo spiega anche poi molta della sua fama, amplificata dall'Istituto Luce, giustamente abbiamo detto. Marco Tutino ha diretto molti teatri italiani, anche in location particolari, per esempio una produzione televisiva al Teatro di Pompei, quindi quali sono gli stili di direzione d'orchestra oggi rispetto a ieri? Certo, dai tempi di Toscanini è cambiato, non necessariamente in meglio, nel senso che diciamo che Toscanini è stato il primo che ha inventato la figura del direttore d'orchestra, non è stato il primo direttore d'orchestra, però quello che noi oggi intendiamo come direttore d'orchestra, cioè un personaggio carismatico. Anche questo, voglio dire, aiuta alla fama di un artista, il suo carattere, il carisma e ovviamente la possibilità, come avete detto, di essere ripreso ma anche di lasciare le registrazioni ha influito moltissimo. Poi via via nel tempo naturalmente i gusti, gli stili, anche il modo di suonare cambiano, perché in più di un secolo ovviamente le cose cambiano, sono cambiate tante cose, anche l'intonazione per esempio, anche l'intonazione base. Le orchestre oggi sono più brillanti, più sfavillanti, anche perché sono un po' più alto il La. Quindi cambia a seconda del gusto, dell'idea che oggi noi abbiamo di una interpretazione. Naturalmente più si è evoluta la tecnologia della registrazione, più i dettagli ovviamente vengono curati per forza di cose, perché una volta si usava andare col pennello grande, come si suol dire. Adesso bisogna stare molto attenti perché ogni virgola, ogni pelino, ogni cosa viene fotografata da un audio perfetto e quindi anche gli sbagli, i piccoli difetti immortalati per sempre. Quindi la perfezione, il perfezionismo, e in questo diciamo il più grande è stato Karajan, quello che ha veramente iniziato a concepire la sua direzione d'orchestra in funzione della registrazione, quasi in maniera maniacale. Cambiano tante cose, poi naturalmente cambiano anche il rapporto alle vocalità, queste cose si influenzano a vicenda. Vorrei parlare un po' della sua esperienza, ecco, cosa le piace o no del mondo dell'opera oggi come compositore, anche come, diciamo, lei è stato anche un dirigente nei teatri. Del mondo dell'opera oggi non mi piace niente, credo che sia finita. Cioè, io sono molto pessimista, almeno per adesso. La tradizione dello stile italiano, del fare opera italiana sta morendo perché non c'è più la cultura, non ci sono più anche dei personaggi che anche, come dire, sapevano come si facevano le prove, che cosa bisognava fare in una produzione operatica. Queste cose sono un po' perse, perché noi italiani siamo geniali nel non valorizzare i tesori che abbiamo. Se l'opera l'avessero inventata i francesi ci sarebbe un'università dell'opera nel centro di Parigi. La nostra cultura è tutta lì. Noi siamo imbevuti di melodramma, anche l'unità nazionale, insomma, e quindi è triste, come è triste vedere che i compositori oggi non sanno cosa sia l'opera, quindi non la scrivono. Sapere che cos'è una voce lirica, che cos'è lo stile di canto lirico, soprattutto italiano. Se sei un operista e non lo sai e pensi che un cantante sia come uno strumento che schiacci in un punto e viene fuori la nota, allora non hai capito niente. E infatti i compositori non sanno scrivere per le voci, non hanno la più pallida idea, le distruggono, le usano così in astratto. Loro pensano che ma dove può arrivare un cantante? Gli dico qua. E in basso dove può arrivare? Là. E allora vanno dal basso all'alto come se... frega, tanto possono farlo, no? Ma non hanno ancora neanche capito che la voce è una roba umana. Sentiamo quelli che possono farlo. Cosa ne pensate voi, Stefano e Sara, di questa? Personalmente sono d'accordo, perché chiaramente neanche nello strumento quasi si può, credo, comporre in modo che, forse nel pianoforte, che c'è un'estensione, dici va da qua a là, però comunque ogni strumento e anche la voce ha delle zone dove si rende di più e dove secondo me le cose vanno passate, non si può dare l'accento
da qua a là, perché la voce si sa che l'estensione è quella. Quindi... Sì, io direi che nel nostro mondo, come appunto per quanto è avvenuto nella pittura, c'è stato, diciamo, un decadimento della scrittura adatta a determinate voci più che ad altre. C'è un decadimento, un togliere talmente tanto che poi alla fine distruggere, che poi alla fine rimane poco. Cioè, lo dico, diciamo, bonariamente, nel senso che ho cantato delle opere contemporanee anche in prime mondiali, però devo dire che c'è un abisso tra quello che è una musica composta da Verdi, da Puccini, piuttosto che di un compositore contemporaneo, per quello che è il rispetto, dico, non sto parlando dell'opera in per sé, ma quello che è il rispetto magari di quello che può essere ciò che una voce può fare. Si può fare tutto, però diciamo che c'era maggiore attenzione, magari appunto come diceva il maestro Tutino, magari una maggiore conoscenza di quello che sono gli strumenti con cui tu hai a che fare per poterli far suonare meglio, ecco. E questo avviene anche a proposito di strumenti, abbiamo qui Davide Celli che appunto la musica una volta scritta va anche suonata. Adesso noi abbiamo qui un compositore vivente. Parliamo di questo tema. Intanto credo che sia molto emozionante per chi suona sapere che c'è il compositore in sala. Sì, certo. Diciamo che la difficoltà fondamentale nasce sempre dal fatto che il musicista, l'orchestrale, il direttore d'orchestra, il cantante, ovviamente devono interpretare qualcosa che non è stato scritto da loro, ma devono arrivare comunque a realizzare, diciamo, un risultato, un'idea generale poi di quello che è diciamo l'opera in sé o il brano di musica da camera. Quando c'è il compositore in sala, può venire in mente che magari il direttore d'orchestra o il camerista può avere, tra virgolette, un timore riverenziale, no? E questo è giusto, perché ovviamente l'opera è stata scritta da una persona con competenze altissime e di questo bisogna avere sempre rispetto. Però sono convinto anche che si crei quella unione, l'anello tra il compositore e l'interprete, che diventa colui che, come dice la stessa parola, appunto, che deriva appunto dal latino, interpretium, deve dare il valore a quello che poi è stato scritto, perché in realtà, trovandosi di fronte a uno spartito con tantissime indicazioni che sono state date, i segni di agogica, quindi grave, larghetto, andante, forte, i cambi di tonalità, però l'interprete è quello che poi alla fine dà vita all'opera stessa e schiude al mondo quello che altrimenti rimarrebbe sulla carta.
Tutino come si sente di fronte a delle personalizzazioni in un senso o nell'altro della sua scrittura musicale? Guardi, io ho imparato primo che i compositori in sala è meglio non ci stiano. Perché rompono le scatole, soprattutto a chi deve fare il suo lavoro, quello di suonare, di cantare. Dopo devo raccontare un aneddoto. E secondo, non capiscono niente. Ma vi spiego perché non capiscono niente. Alcuni non capiscono niente perché non ci sentono, quindi non sanno distinguere una nota sbagliata da una giusta, ma quello è un caso, diciamo, frequente, però insomma non ci si può fare nulla. Però c'è un concetto di base per il quale vi dico che i compositori non servono, perché hanno un'idea della musica interiore, cioè loro l'hanno pensata, l'hanno scritta, questa cosa che loro hanno pensato e scritto, soprattutto dal punto di vista dei tempi, perché è la prima cosa che si estrinseca, il tempo, a che velocità la eseguiamo. La velocità interiore del compositore non sarà mai uguale a quella di un interprete, mai, è impossibile. Per cui litigano subito, perché il compositore è convinto che quel pezzo vada eseguito più lento, più veloce, dipende. Certo. Di solito i tempi lenti più lenti, i tempi veloci più veloci. È questa l'idea del compositore. Non si prende mai, insomma. No, non ci si sbaglia mai. Se tu fai un allegro, il compositore ti dirà più veloce, lei lo stai facendo lento. Se tu stai facendo un adagio, il compositore ti dirà è troppo veloce. Perché hanno un'idea diversa. Partono da una lettura astratta della musica, che è tutta interiore. A forza di sentirsela dentro, non riescono a fare questo salto e di vederla vivere, non ci riescono subito, devono aspettare un po', poi quando la vedono finalmente suonata capiscono di avere torto di solito, e quindi sono delle cose di scala. I compositori devono andare in sala a rompere le scatole, mai, a meno che non siano proprio molto scafati, abituati a questi processi. Io ne conosco uno solo al mondo, quindi sono io, ma non ho mai visto un compositore non cadere in questo tranello. Fino alla 12ª opera ci cascavo, poi dopo ho cominciato a imparare. Faccio fatica, devo farmi violenza, capito? Non è... Si racconta che Stravinsky stesso, quando dirigeva le proprie opere, che era proprio, diciamo, non eccelso come direttore, sì, praticamente dicesse agli orchestrali che, fra virgolette, impazzivano per eseguire tutte le note: no, ma tirate via, io sì, le ho scritte, ma non c'è mica bisogno di eseguirle tutte, quindi questo ci dà l'idea, ecco. Tornando a Toscanini, ricordiamo solo una piccola versione che aveva verso Strauss, e quindi le sue parole famose, diceva: davanti al musicista io mi tolgo il cappello, davanti all'uomo, Strauss, me lo rimetto. Ecco, invece io volevo dare il mio piccolo contributo di esperienza con il compositore in sala, compositore contemporaneo. Ho cantato appunto un'opera in primo mondiale col compositore in sala e purtroppo dormiva sempre. Quando noi cantavamo e facevamo le prove col direttore d'orchestra, il direttore d'orchestra chiedeva al compositore e rimanevamo un po' esterrefatti perché purtroppo russava addirittura. Però quindi... hai detto che quando si svegliava diceva benissimo. Perfetto, aveva sentito tutto, quindi è anche vero che la musica anche deve rilassare, no? Ecco, lo rilassavamo. A proposito di testimonianze, abbiamo una testimonianza straordinaria su Toscanini. Sì, è il tenore, purtroppo scomparso adesso, con cui io ho avuto a che fare da vicino, Giacinto Prandelli, che è stato tanto un grandissimo tenore, ma è stato uno dei preferiti da Toscanini, oltre a Aureliano Pertile e altri. Ma sembrava che non avesse capito al primo incontro. E infatti ci racconterà la sua prima audizione con Toscanini. Sentiamo. Vediamola, sì, vediamo. Toscanini, quando è arrivato, io ero a Brescia, che cantavo con la Tebaldi, l'amico Fritz, al grande. E l'amico Fritz... E dopo la prima recita, il giorno dopo, arriva la notizia che era arrivato il giorno prima Toscanini. Il maestro Toscanini. Allora il maestro doveva aprire la Scala, inaugurarla. Cosa fanno per trovare i cantanti
i giovani di far conoscere Toscanini chiedevano l'audizione. Io avevo cantato la sera, la mattina mi telefonano a Brescia e mi televa la Scala, perché io alla Scala avevo già cantato, avevo già fatto il Gianni Schicchi, avevo fatto Le Villi, la prima opera di Puccini l'ho fatta io. E dice, vieni che è arrivato Toscanini, allora io cosa ho fatto? Dopo la prima recita torno a Milano e vado alla Scala. Prendo l'impegno con Toscanini, prima telefono e vado. E Toscanini, il primo cantante che fa l'audizione con Toscanini, dei nuovi che ci sono lì, sono io. Tutti c'erano. I Ringhelli, allora era i Ringhelli. Toscanini parla con tutti, poi un bel momento io vado avanti. Io in quel momento cantavo molto i Manon di Massenet. E ho detto canto Disparvision della Manon, la cantavo in italiano. E gliela faccio. Credo di aver cantato bene perché stavo bene. Poi ho una gran voglia di vincere dentro che aspetto, nessuno mi dice niente. Lui va là, parla con gli altri. Stregafieri. Vanno là dove c'è sto gruppo, Ghiringhelli, Toscanini, tutti i maestri. C'era Votto anche. Maestro, ha piacere di sentire qualche altro? Mi guarda, no, non mi serve. Stregafieri. Sono a Brescia a fare la seconda recita, mi arriva la telefonata del direttore artistico lì della Scala. Il maestro Votto era. Maestro Votto, Pranelli dice, il maestro Toscanini ti ha scelto per cantare la nonna di Beethoven per l'inaugurazione. Vorrei chiedere a Marco Tutino quali sono le fonti di ispirazione della sua scrittura musicale oggi rispetto invece per esempio a qualche tempo fa. L'opera è un mestiere particolare, è un artigianato molto complicato che ha bisogno di tante conoscenze, di tanti trucchi anche del mestiere che si imparano, ahimè, sul campo, nel senso che appunto non essendoci una scuola che insegna queste cose, io ho sempre detto che nei conservatori dovrebbero insegnare drammaturgia musicale, ma nessuno lo fa. Le tecniche operistiche, quelle di base, devono essere mantenute salde, perché altrimenti non parliamo più di opera. Insomma, io penso di essere un operista e quindi ho cercato di imparare a scrivere opere. Quali sono i capisaldi dai quali non si può prescindere se vogliamo fare un'opera? Ma la prima cosa è raccontare una storia comprensibile e che abbia una struttura drammaturgica teatrale che funziona. Oggi le esigenze del pubblico sono molto più alte rispetto all'Ottocento. Se oggi io scrivessi un'opera concepita, che so, come Trovatore, mi tirano i pomodori, perché si perdona a Verdi, era un'altra epoca, insomma non c'è più, era l'Ottocento, ma oggi, dopo che abbiamo imparato dal cinematografo, dalle serie TV, dalle fiction, che cos'è una concatenazione drammaturgica di una narrazione, il Trovatore non reggerebbe, ha dei difetti evidenti, poi è un capolavoro per altri motivi. E poi quando scrivi un'opera devi tener conto delle voci, come dicevo prima. Se non sai scrivere per la voce non ti verrà mai cantata. E poi di non coprirle, perché oggi i compositori non fanno altro che, come dire, pensano che avere un'orchestra voglia dire produrre delle vagonate di suono, ma se c'hai delle voci in scena che cantano è difficile, insomma, se gli metti 3 tromboni tuba ogni volta che un soprano per bocca è Sentiamo adesso da Davide Cervi un po' di segreti del Golfo Mistico. Innanzitutto bisogna conoscere l'opera, cioè bisogna capire che cosa si va a rappresentare, e questa a maggior ragione del fatto che l'opera è, oso dire, un grande carrozzone dove ognuno deve fare la sua parte, ma proprio perché l'orchestra non vede per esempio il cantante sul palco e normalmente chi suona non vedrà mai l'opera se non magari in un video, deve praticamente rendersi conto inconsciamente, o meglio ascoltando quello che sta succedendo, guardando il direttore, e quindi capire qual è l'azione scenica. Ebbene, tutto questo è diciamo facilitato oggi come oggi
anche dai mezzi, diciamo, tecnologici, perché ovviamente ci sono schermi, ci sono video che aiutano anche nella realizzazione. Come diceva il maestro, oggi come oggi realizzare un metronomo magari scritto da Puccini o da Verdi potrebbe al momento apparire difficile, ma si deve pensare agli strumenti e alla tecnologia che si aveva all'epoca. Pensiamo, fu con Toscanini che alla Scala fu vietato di lasciare le luci accese durante le rappresentazioni. Prima era un momento di svago, il poverino cantava sul palco mentre gli altri si raccontavano quello che avevano fatto durante l'ultima caccia alla volpe. Oppure lo stesso golfo mistico, no? Diciamo, è stata un'invenzione, tra virgolette, per aiutare una certa rappresentazione. Io quello che insegno, soprattutto quando si fa opera, che la cosa fondamentale è aprire bene le orecchie e ascoltare quello che avviene intorno a noi. Aprire le orecchie e ascoltare. Vero. Sara e Stefano, è vero che ogni rappresentazione ogni sera può essere diversa, perché alla ribalta può succedere qualcosa, qualcuno che è in ritardo, qualcuno che non prende la battuta, quindi tutto deve funzionare, tutto deve seguire, e quindi anche il compositore in qualche punto forse ha lasciato anche dei momenti dove capisce che ci deve essere magari un movimento di macchine sulla scena e può succedere qualcosa oppure no. Forse deve essere giustamente anche un pochino diversa da sera a sera, ma non è che uno la pensa, ci sono quelle piccole cose che anche se si è tutti d'accordo e anche, diciamo, il direttore si sforza di fare esattamente lo stesso tempo. Io avevo avuto un direttore che faceva esattamente lo stesso tempo e anche l'hanno cronometrato, no, veramente, però può succedere, ma diciamo queste cose succedono e è anche bello, e c'è proprio the show must go on, deve essere quando succede qualcosa sul palcoscenico che non va. A me è successo il contrario invece, che un direttore che normalmente faceva un determinato tempo abbiamo finito l'opera mezz'ora dopo, quindi potete immaginare che tempo ha preso nell'altra recita, quindi succede anche questo. Anche un quarto d'ora prima, quarto d'ora prima, quindi dipende, noi facciamo arte, quindi a seconda delle ispirazioni probabilmente sì, succedono delle cose diverse, ma anche, diciamo, per quanto riguarda invece le indicazioni che possono essere indicate da un compositore, troviamo che anche Verdi spesso e volentieri indica adesso, non so, tipo nella Aida Amneris entra e si lascia andare per terra in un modo appunto sconsolato, perché quello che sta provando in quel momento è una cosa molto drammatica, quindi abbiamo delle indicazioni che un regista può prendere in considerazione, l'interprete può prendere in considerazione, sarebbe anche meglio, oppure anche no, e anche stravolgere completamente, come succede nelle regie che spesso e volentieri ultimamente ci capita di interpretare. Però volevamo aggiungere un qualcosa che Davide ci ha dato il là, sì, per quelle che sono state le innovazioni che Toscanini ha portato in teatro durante l'esecuzione. Lui ricordiamo sulla scia di Richard Wagner, che era il suo grande idolo, sì, e diciamo, per esempio, ha proibito il pubblico ritardatario di entrare durante l'opera quando era già iniziata, quindi questo non solo ha proibito alle signore di portare i cappelli, perché spesso e volentieri le signore arrivavano in teatro con dei capelli con una falda grande belle poche, esatto, quindi coprivano e disturbavano. Poi stato lui che ha tolto i bis che magari i cantanti non ne sono molto lieti, e neanche forse il pubblico di allora, perché insomma, diciamo, è sempre una cosa trascinante, però lui pensava che l'opera andasse eseguita dall'inizio alla fine e soprattutto non rifare una romanza se era venuta particolarmente bene. Sì, ha creato insomma un po' di antipatie, ma anche ha modificato il fatto, sino allora non era obbligatorio spegnere le luci in sala durante l'esecuzione, però lui ha appunto portato queste cose che, come ricordava anche Davide, e l'altra cosa era la disposizione dell'orchestra e la luce che riguardava i leggii, soprattutto i primi leggii, quindi
ha portato una serie di cambiamenti che dovevano servire a stare più concentrati, a capire meglio quella che era l'interpretazione, non necessariamente sua, ma lui si metteva a servizio comunque di quello che era il compositore in quel momento che eseguiva o che eseguivano tutti insieme. Diceva che la cosa fondamentale era la collaborazione, che tutti dovevano avere, il coro, l'orchestra, il direttore, tutti e i cantanti. Era una grande collaborazione per poter arrivare al meglio di quello che si poteva ottenere da loro. Ricordiamo che la rivista Classic Voice, ancora nel 2011, sì. ha classificato quarto il direttore Arturo Toscanini, alle spalle diciamo di Carlos Kleiber, di Leonard Bernstein, di Herbert von Karajan, ma prima del suo rivale che era Willem Furtwängler. Sì. E l'altra cosa su cui volevo porre l'accento era la collaborazione con delle grandissime orchestre con cui lui ha avuto a che fare. La NBC Symphony Orchestra, durante il suo periodo creata per lui. Sì, lui era direttore artistico di questa orchestra americana, creata dai migliori solisti con cui ha avuto collaborazione praticamente sino al suo anno di morte. E con questa orchestra, di cui appunto era anche direttore artistico, ha lasciato delle testimonianze molto importanti sia radiofoniche che televisive, che era un'innovazione per il tempo, perché ricordiamoci che lui era un uomo del fine 1800. Quindi... Sì, ma adesso mi dovete rispondere se è il cantante che sceglie il direttore o il direttore che sceglie il cantante. E poi sentiamo ma questa è una bella domanda. Ma non c'è il direttore stasera, non c'è, quindi possiamo sbizzarrire. Possiamo parlare tra di noi. Abbiamo il maestro Tutino che ha chiesto di intervenire. Ha chiesto di intervenire? Perché lui esegue anche le sue, dirige anche le sue cose. No, io ho diretto dei teatri d'opera e vi posso assicurare che l'ultima cosa da fare è far scegliere un cantante o un direttore d'orchestra. Se c'è un musicista che non ha la pallida idea di cosa siano i cantanti, sono i direttori d'orchestra. Qui mettiamo i fulmini, Qui parliamo del famoso tema del direttore che sgrida i musicisti nel Golfo Mistico, come faceva Toscanini. Toscanini, avendo un'ottima memoria, conosceva appunto a memoria tutte le parti dell'orchestra e tutte le parti dei cantanti. E quindi si poteva permettere di criticare le varie esecuzioni perché aveva contezza di quello che stava dicendo e perché aveva una visione completa di tutto quello che era, diciamo, l'andamento dell'opera. E diciamo che alzare la voce credo non sia mai molto producente. Spesso basta un'occhiata e l'orchestrale o il cantante si dovrebbe già intimorire di suo. Come adesso Tutino ci racconti l'esperienza più divertente che ha avuto, no, come compositore in questi anni per le sue creazioni. L'esperienza più divertente che ho avuto, forse la più divertente è questa, che sono andato al buio a vedere una mia opera in Germania, senza aver assistito alle prove. Era un teatro, diciamo, abbastanza, insomma, non importantissimo. Io in quel periodo appunto facevo il direttore artistico, quindi non avevo troppo tempo per assistere alle mie cose che per fortuna all'estero continuavano a fare, e quindi ho detto che arrivavo la sera della prima e sono andato proprio in diretta, così pum, arrivato con l'aereo, ho preso il taxi, sono andato in teatro, quindi non sapevo nulla di chi cantava, di chi l'aveva messa in scena. Beh, avevano preso l'opera, l'avevano tagliata a pezzettini e avevano invertito tutti i pezzi. Bello, bellissimo. C'era una cosa che era nel secondo atto e era andata nel primo. Vedi, l'hanno composta nuovamente. L'hanno ricomposta. L'hanno smontata e l'hanno rimontata. Quindi dopo l'aspic della sua opera, che opera era? Il gatto con gli stivali. Ecco. Si prestava perché è abbastanza divertente. Sì, devo dire, sì. Non l'ho mai vista una cosa del genere. Incredibile, che licenza. Sono divertito moltissimo perché funzionava lo stesso. Anzi, forse ha dato un'idea, insomma, di Per me è stata diciamo un'esecuzione di Tosca, dove nella scena finale Tosca a un certo punto, come tutti sappiamo, maledice Scarpia, forse non lo so, nella foga
nella tensione, aveva cantato particolarmente bene, non lo so. Praticamente il soprano, anziché avvicinarsi alla fine del palcoscenico dove avevano predisposto dei materassi, come spesso accade, perché lei come sappiamo si butta da Castel Sant'Angelo, ha pensato bene di buttarsi praticamente nella fossa dell'orchestra. Quindi esatto, addio, quando ha detto addio, a un certo punto l'orchestra se l'è vista davanti e la poveretta ha centrato in pieno, credo, il leggio dei fagotti. Diciamo che è stata una Tosca abbastanza sfortunata, come spesso accade con fucilazioni finte che poi in realtà c'entrano Cavaradossi per davvero, insomma, spesso succedono. Abbiamo capito interpreti, anno, dove. Esatto, e questa va bene, abbiamo riso. Anche i nostri follower ci stanno scrivendo moltissimi commenti su queste cose così divertenti che ci avete riferito. Dobbiamo aggiungere ancora, Toscanini è nella Walk of Fame, Hollywood Walk of Fame, certo, assieme a Enrico Caruso, Rodolfo Valentino, sì. Poi abbiamo l'Auditorium Rai, che comunque a Torino è intitolato a lui, dopo il debutto in Wagner, che era un compositore che lui adorava, ha debuttato con Wagner, è stato il primo a dirigere a Bayreuth. La piccola Scala è stata intitolata a lui, anzi fatta, diciamo, per lui, anche se demolita nel 2000, però era. E a proposito di Scala, volevamo aggiungere che Toscanini ha contribuito durante, appunto, perché comunque è stato attivo artisticamente durante la seconda guerra mondiale, ha contribuito alla ricostruzione della Scala e l'ha inaugurata nel 1946. Dopo aver fatto dei concerti in giro per il mondo e aver dato appunto un grande contributo anche attraverso la figlia che si occupava attraverso un'associazione di contribuire alla ricostruzione della Scala, e anche ha dato tantissimo alla Croce Rossa, a chi era i patrioti che combattevano, quindi ha fatto dei concerti proprio senza chiedere alcun compenso. È importantissimo il suo impegno sociale anche quando è stato chiamato a Tel Aviv nel 1936, ha diretto l'Orchestra Filarmonica di Palestina, che era stata composta da gli ebrei che erano scappati dalla persecuzione nazista, e non ha chiesto niente, nessun compenso. La figlia, che è stata chiamata Valli, come l'opera era il genero comunque di un grandissimo pianista, Vladimir Horowitz. Perché una delle figlie ha sposato il grandissimo pianista. Tra l'altro lui era molto affezionato anche a questo strumento, il pianoforte. Allora sentiamo cosa sta preparando adesso Marco Tutino, se vuole svelarci qualcuno dei suoi prossimi progetti. In questo momento, dopo aver finito quest'opera che andrà appunto a Torino, poi al Piccolo e poi a Palermo prossimamente, sto scrivendo un pezzo per coro, orchestra per Cagliari. Poi ho delle nuove produzioni operistiche. Le diremo. Ma lei in queste date ci sarà? Potrà comparire come compositore vivente? Quindi non perdiamole, ecco, diciamo al nostro foro di non perdere queste nuove opere di Marco Tutino. Davide Cervi sta facendo un progetto per la Svizzera, so. Sì, esatto, e diciamo che c'è anche un progetto per diversi concerti in quartetto d'archi, che è questa formazione straordinaria, secondo me la più completa per uno strumentista ad arco, con una rilettura degli autori anche più noti di quartetto, Beethoven, Mendelssohn, Dvorak, alla luce anche, diciamo, di nuove scoperte. Sentiamo invece Sara e Stefano che ci dicono come stanno andando, no? Poi adesso si avvicina il concorso, giusto? Dove sarete in giuria. Anche. Sì, siamo in giuria con i Gialli, siamo in video contest alla terza edizione. Continuiamo anche con i nostri crossover. Abbiamo il crossover Duets che aveva fatto più di 1 milione di streams. Sì, 1.178.000. Ecco, adesso siamo arrivati a questa cifra. Abbiamo poi il crossover Duets in Christmas,
54.954. Ecco, è il nostro ultimo singolo, Miraggio. 48.000. 48.000 dalla fine di novembre a ora, quindi siamo molto contenti. Vabbè, i nostri progetti comunque sono sempre la Carmen, di cui saremo protagonisti in Svizzera quest'estate, e siete tutti invitati chiaramente. Lo Stiffelio a Dijon. Lo Stiffelio a Dijon e poi il Prigioniero di Dalla Piccola. Con la London Symphony. A Londra, benissimo. Con Antonio Pappano. Con Antonio Pappano che dirige. Quindi siamo in fervore. In fervore, allora anche noi. Si attendono nuove conferme. Piena di sorprese, di ospiti eccezionali la prossima settimana, non perdetela oppure rivedetela anche successivamente sui nostri canali YouTube e commentato sui nostri social, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Grazie a tutti i nostri follower. Salutiamo i nostri follower che abbiamo avuto dei messaggi questa molto settimana calorosi, bellissimi. Claudio Salvioli, Stefano Bacchesberger, Claudia Marenda, Marco Paverzani di Opera Libera, che è un giornale online di opera, e Marco Spotti. Benissimo. Grazie dei complimenti, di seguirci, veramente grazie. Grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti, il grande compositore Marco Tutino e il finissimo violoncellista Davide Cervi. Grazie a tutti, alla prossima settimana e soprattutto buona musica. Ciao a tutti, ciao. Grazie a voi. Ciao.